Da bambino l'Africa ha fatto parte di me sin da subito, perché mio padre veniva in safari in Africa ogni anno, aveva una passione infinita che mi ha comunicato, al punto che per il desiderio di provare a mio padre che potevo raggiungerlo nei suoi safari africani, ho dormito in una tenda in fondo al giardino di casa mia, che era grande, aveva una vigna, quindi non era il giardinetto ma era una vera spedizione. A 4 anni ho dormito in tenda da solo, io e il cane. Ho questo ricordo di mio padre che è venuto a mettermi a dormire, che mi diceva allora ci vediamo domani, e ovviamente il terrore di dormire da solo, però la voglia di farlo per dire forse questa cosa mi porta ad andare in Africa. E quindi in fondo l'Africa è stata in me sin da subito. I ricordi del mio primo safari sono ancora molto vividi, perché è stata un'esperienza indimenticabile, perché comunque l'avevo sognata veramente da tanti anni. Avevo 10 anni, sono venuto con mio padre, con mia madre, con mio fratello, e abbiamo fatto un safari stupendo e ho dei ricordi molto diversi, per cui mi ricordo l'ippopotamo visto nell'acqua a Tsavo, mi ricordo il rinoceronte visto di fronte al Kilimangiaro, mi ricordo il nostro Natale passato a Tsavo, il primo Natale al caldo, non c'era la neve, c'era l'albero di Natale con fuori gli elefanti che si abbeveravano la pozza. E in fondo sono passati tanti anni, perché appunto avevo 10 anni, eppure sono dei momenti che sono molto molto vivi in me. E la cosa molto bella è che ero nel villaggio Masai che è qui accanto a noi, e ho una fotografia di me e mia mamma accanto a questi Masai, e in fondo sapere che è lo stesso villaggio dove oggi porto i miei ospiti mi fa una discreta impressione. Quando Luca mi ha conosciuto mi ha detto che sarebbe andato a vivere in Africa e io avevo 18 anni e non gli ho mai creduto veramente, nel senso che mi incantava sentire i suoi racconti dell'Africa, però nella realtà pensavo a un sognatore, non andremo mai. Poi ci siamo messi insieme, è nato il nostro amore e è successo che dopo qualche anno Luca un giorno mi ha detto: ti ricordi quando ci siamo conosciuti che ti avevo chiesto, mi raccomando, guarda che se ti innamori di me andremo a vivere in Africa? Ecco, adesso io avrei questa occasione, perché c'è questo posto meraviglioso ai piedi del Kilimangiaro e quindi vorrei andare a vederlo, perché vorrei andare a vivere là. E io sono rimasta scioccata, naturalmente, perché mai avrei pensato che nella realtà veramente dovevo andare a stare in Africa, per cui all'inizio l'ho presa male. Allora avevamo e abbiamo un nostro carissimo amico Giulio Tomaselli, che è stato con noi dall'inizio e che poi ci ha aiutato a costruire tutto questo, che era il miglior amico di Luca ed era anche amico mio di conseguenza. È sempre stata una persona molto riflessiva, seria, quindi ho detto a Giulio, mi raccomando, Luca adesso è andato in Kenya perché vuole andare a inventarsi di andare a vivere là, vai tu, convincilo, torna a Brescia e riportami. E lui mi ha detto: tranquilla Antonella, un paio di settimane e torno. È partito, 2 settimane questo non torna, 3 settimane non torna, insomma è tornato dopo 3 mesi e ogni tanto mi chiamava dal Kenya e gli dicevo: ma allora? Lui: no, ma va tutto bene, abbiamo firmato il contratto, è bellissimo, vedrai come ti piace Antonella. E quindi così è stato, per cui all'inizio naturalmente io non ci potevo credere, ho detto: ma no, non voglio andare a stare in Africa. E poi, hai capito, pian piano mi sono ritrovata in questa realtà che adesso adoro, però sicuramente all'inizio è stata una sorpresa. Quando sono partita la volta della mia avventura africana e sapevo che dovevo stare a vivere in una tenda canadese, perché naturalmente non c'era nulla, dovevamo costruire tutto, per cui non c'era niente. Mi sono portata moltissimi libri perché adoro leggere, senz'altro, e la mia chitarra perché comunque suonavo, e poi una marea di vestiti perché comunque da vera cittadina non volevo rinunciare a vestirmi in un certo modo, per cui avevo tutte le tenute da safari senz'altro, ma anche una serie di abiti di un certo tipo, perché comunque c'era questa idea che io ogni tanto potevo vestirmi elegantemente. Ho vissuto 2 anni in questa piccola tenda e i miei vestiti erano in questa cassapanca al di fuori della tenda, perché la tenda era talmente piccola che non ci stavamo in 2 in piedi, per cui o usciva lui e mi vestivo io dentro, o viceversa uscivo io e i vestiti tutti fuori. Però tutte le mattine, siccome mi spiaceva che i vestiti eleganti stessero nel baule per troppo tempo, li facevo appendere tutti, avevo tirato un filo
da una caccia all'altra, per cui tu nella savana vedevi tutti questi abiti da sera, paillette, abiti lunghi, eccetera, scarpe col tacco appoggiate nella savana, perché io dicevo che dovevano prendere aria, che nella realtà non li ho mai usati, però per me era importante pensare che un pezzo anche della mia così italianità cittadina era comunque lì, per cui diciamo che non rinunciavo a tutto immediatamente. Era il leone che ruggiva fuori dalla tenda, il doversi alzare e dire il leone o il bufalo e il leone, sentire gli animali che sbuffavano in parte al letto, sentire la pioggia sul tetto, sentire gli odori della natura, sentire la giraffa che mangiava le foglie dell'albero accanto alla tenda, svegliarsi con il Kilimangiaro che ti guardava, cosa che succede anche adesso, però l'avere tra la natura e te un foglio di cotone è una sensazione, e avere un piccolo muro con una finestra è un'altra. Ti ricordi quando costruivamo che tu stavi qui da sola? Io partivo alle 4 di mattina con la Jeep per andare a Nairobi, per andare a comprare in ferramenta le cose che ci potevano servire. Dormivo a Nairobi la notte dopo le spese, arrivavo il giorno dopo e tu rimanevi qui da sola a gestire Masai. I Masai che costruivano, e imparavo lo Swahili. Tant'è che una delle prime frasi in Swahili che ho imparato è stata fagna casi a panalala, che vuol dire lavora non dormire. Perché passavo le mie giornate a pungolare questi poveri Masai che secondo me avevano dei ritmi lentissimi al lavoro, e continuavo a spronarli perché dovevano lavorare in fretta secondo i miei ritmi, capito, occidentali. Galia! Mpaka Naangalia mimi. mpaka muone kabisa kichwa mpaka mguu. Wewe napiga picture saa hii. Alafu Naona? hapo. Naona ndani. Ndani sana. Namba naenda. Namba naenda. Sasa piga hii button ingine. Gani? Ile nje. Nje. Ndio. Kwa mkono yako. Hii. Ndio, piga. Kama wewe naona namba Mi nasimama. ricordo una notte tremenda, nel senso che ero da sola perché lui era a Nairobi a prendere i materiali di costruzione. Io mi sono trovata, non so, mi è venuto questo batticuore, non lo so, si vede che ero agitata, era molto buio, c'erano i leoni in lontananza, mi sono sentita così sola, proprio persa nell'universo, e mi è venuto questo batticuore incredibile. Ho pensato, cavolo, se io stanotte mi prende un colpo al cuore e muoio, non lo sa nessuno. Lui è a Nairobi per 2 giorni, Masai la mattina non c'era radio, non c'era comunicazione, non c'era niente, mi ritrovano chissà quando, e lì ti scatta qualcosa e dici vabbè, se deve essere il mio momento che sia, e mi sono girata di là, mi sono riaddormentata e basta, e lì la paura grossa è stata superata così. Comunque senz'altro all'inizio non era facile, però non ho mai rimpianto la scelta che ho fatto, e quindi dell'essere qua, quello mai, però senz'altro ho superato le mie paure strada facendo. Io non ho ricordi di paure. Era la paura del non riuscire a vivere questo mondo, e quindi del non riuscire a realizzare il nostro sogno e del rientrare in Italia. Per cui per me la paura era l'Africa non funziona, non riuscire a lanciare questo progetto che poi è diventato molto più grande di quello che ci saremmo mai sognati, avremmo mai avuto l'audacia di aspettarci. E dall'altra parte sarà il salotto. Il geometra e i lavori. Insomma, del geometra, tanto è coglione mio del geometra. Appunto, no? La nostra creatura di cammino italiano reggerà? Sono forti. Adesso vediamo quanti ne rimangono uccisi, se si rompe il camino. Quasi su. Mi sento uno schiavista. Ecco.
Dio! Tocca! L'Africa inizialmente ti toglie tutto quello che tu non sei veramente ti viene tolto, però ti restituisce te stesso. Nel senso che in Africa ti spogli di tutto quello che sono la forma e tutto quello che è un contorno che noi abbiamo nel mondo dell'Occidente. E qui sei davanti a te, con i tuoi limiti, le tue paure, e se riesci a superarli, riesci finalmente a trovare te stesso. Per cui a me l'Africa ha insegnato questo. Io senz'altro oggi sono una persona migliore perché sto in Africa, perché sono passata attraverso i suoi insegnamenti, senz'altro. Credo che l'aver vissuto in Africa 16 anni e esserci stato molti anni, anche prima di esserci venuto in maniera permanente, mi abbia insegnato il rispetto della diversità. In fondo abbiamo tanti preconcetti, se apparteniamo a una cultura misuriamo tutto attraverso quel metro. Vivere in Kenya in particolare, che è un paese di tantissime genti, di tantissime culture, di tantissime religioni, è stata una cosa bellissima perché ti consente di vedere a colori invece che in bianco e nero, ti consente di ampliare la gamma di quello che tu vedi e ti insegna a vivere un tempo diverso. Gli occidentali vivono come, e non abbiamo neanche la capacità tante volte di dire alcune parole, per cui per forma si dice che una persona è mancata, non è mancata, è morta, però non si dice morta perché è un'offesa dire morte. Quindi il rapporto tra la vita e la morte della cultura occidentale io lo trovo molto falso, molto incapace di essere vissuto per la sua profondità. La vita e la morte in Africa invece sono estremamente correlate e lo vedi ogni giorno e lo vedi in ogni istante. Questo comporta un vivere il tempo in maniera diversa. Noi occidentali viviamo come se la sabbia che abbiamo nella nostra clessidra sia infinita e viviamo perennemente per il domani e non viviamo l'oggi, non sappiamo cosa sia il presente. Proiettiamo tutto nel nostro domani, però non sappiamo se questo domani nella realtà ci sarà. L'africano forse è esasperato dall'altra parte e vive come se il domani non ci sia. Vive costantemente oggi, il che comporta degli altri problemi, perché tante volte magari è meglio chiedersi se faccio oggi questa cosa che conseguenza avrà domani. Però è molto bello imparare a vivere il presente, imparare a vivere quello che sei e quello che hai, e sicuramente questo è quello che ho imparato nei miei anni africani. La ragione per cui sono qua è sicuramente che mio padre aveva una visione di vita e un desiderio di vita che forse non è riuscito a vivere proprio perché era mio padre, e quindi proprio perché ha avuto una moglie e 2 figli e quindi è rimasto a fare il medico a Brescia e a fare il padre di famiglia. Io ho deciso di vivere il suo sogno e quindi io rivedo mio padre quotidianamente, in ogni singolo gesto, in ogni cosa che faccio. Lo rivedo nel mio amore per i figli perché sento l'amore che aveva lui per me. Lo vedo nel momento in cui guardo un Congoni e mi rammento del suo amore per l'Africa, per cui c'è veramente una simbiosi tra il ricordo di mio padre e in fondo il ricordo non è un ricordo, perché io credo che le persone rimangano vive se sono vive dentro di te, per cui mio padre fisicamente ovviamente non è più presente nelle nostre vite, ma la sua presenza è diversa, non è fisica, ma è fortissima in ogni passione, in ogni gesto, in ogni pensiero che io ho. E qui ricordo questa immagine di questo film, l'ho vista talmente tante volte perché mi domandavo ma come fa una macchina a fare questo fuoristrada. E mi ricordo con Antonella nella foresta delle Ciulu, quando poi un giorno siamo rimasti incastrati, e ricordavo queste immagini di safari estremo di mio papà, e quindi tanti momenti poi vissuti da me erano collegati a ricordi di immagini già viste. Guardarmi con questo Dyker abbattuto in mezzo ai cespugli
E vedere che gioivo di questa cosa mi imbarazza, perché allora il mio modo di vivere la natura era quello. Era il ragazzo che vive nel mondo occidentale, che sogna il safari africano e che lo vive come l'ha visto vivere da suo padre. Nella realtà, quando poi mi sono trovato davvero in mezzo alla natura africana, quando ci ho vissuto in prima persona, questo desiderio di cacciare mi ha completamente abbandonato, perché il mio vivere la natura non solo non aveva necessità di avere l'elemento venatorio, ma l'elemento venatorio sarebbe stato di disturbo. Io non avevo la necessità di possedere l'animale perché dovevo ucciderlo, perché non dovevo rientrare a casa, non tornavo nel mondo occidentale. Vivevo nella stessa natura in cui lo stesso francolino che avrei sparato la mattina dopo non ci sarebbe stato più. E quindi per me cacciarlo non aveva significato. Quando ho avuto questa evoluzione, la caccia è uscita dalla mia vita in maniera completa, e l'osservare un animale, guardare come si muove, il perché si comporta in un certo modo, grazie all'aver cacciato e grazie all'esperienza che ho fatto, mi ha portato una dimensione nuova e diversa, che è quella che mi permette di vivere la natura in una maniera molto più armoniosa. Crescere i figli in Africa ha i pro e i contro, nel senso che all'inizio, quando ho avuto la mia prima figlia Lucrezia, ero molto preoccupata di come potesse crescere e del fatto che, naturalmente, cresciuto in un ambiente così diverso, lontana dalla normalità o da quello che mi era stato insegnato fosse normale da dove provenivo, sarebbe stato una cosa per lei brutto. Comunque avrebbe lasciato un segno nella sua personalità. Nella realtà mi sto accorgendo che è esattamente il contrario, per cui avere dei figli qua e crescerli in una natura contaminata, in totale libertà, insieme ai Masai, quindi con tutto quello che di bello hanno i Masai da insegnare ai miei figli, è bellissimo, perché li vedi già così piccoli, con gli occhi aperti e la mente aperta a 360 gradi, che non si stupiscono di niente. Niente è diverso, nel senso che sono talmente esposti a diverse culture. Poi col lavoro che facciamo, naturalmente ospitiamo persone da tutto il mondo, per cui spesso loro vengono a mangiare alla Time House, per cui vedono questo scambio che c'è a livello di cultura che noi abbiamo con i nostri ospiti, e quindi sono abituati un po' a tutto quello che per invece magari un bambino di Brescia è il diverso, per cui senz'altro questo secondo me è una cosa bellissima che noi stiamo dando ai nostri figli. La mia paura di avere dei bambini in Africa e quindi fargli vivere una situazione completamente diversa da quella che poteva essere la normalità, in fondo è stata mitigata poi dagli eventi belli che sono accaduti. Secondo me uno dei più belli è una cosa abbastanza recente: Lucrezia, che ha sentito la sua bambinaia, Catito, che era in Italia con lei, a cui una signora ha chiesto: ma tu, Catito, quanti bambini hai? E lei ha detto: ne ho 8. E Lucrezia, che sa benissimo che ne ha 5, dice: ma perché dici che sono 8, che ne hai solo 5? E la bambinaia si è rivolta a Lucrezia dicendo: voi 3 chi siete? Perché in fondo ha cresciuto i nostri 3 figli, come se fossero i suoi. E forse questa è la cosa più bella del aver deciso di avere dei bambini qua, che sono stati esposti a un amore non solo del loro papà e della loro mamma, ma di questa grande famiglia che è Campi Acanti. Quello che ho imparato dalle donne Masai l'ho imparato in modo particolare dalla tata dei miei bambini, Catito, che è stata con noi in Italia parecchie volte, e quando siamo tornati dall'Italia le abbiamo chiesto che cosa le era piaciuto dell'Italia e che cosa pensava dell'Italia. E lei mi ha detto: sai, in Italia è tutto molto bello, avete gli ospedali, i bambini non muoiono come da noi di fame, tutto funziona molto bene, c'è l'elettricità, c'è l'acqua corrente, tutto bellissimo, ma non ci sono più gli alberi di Dio. E questa cosa mi ha fatto riflettere, perché senz'altro, se vuoi, l'Italia per lei è un qualcosa creato dall'uomo, manca la natura, manca il rapporto che invece c'è con Dio, tra virgolette, perché lei crede in quello, e quindi senz'altro ho imparato ad apprezzare questa cosa e a vedere la differenza tra i due mondi. Ho imparato il saper essere diversi, il non temere il non essere qualcos'altro, quindi la fierezza e un grandissimo senso di identità
E forse la fratellanza che mi lega a queste persone è dovuta al loro amore per la natura. Per me vedere un Masai che al tramonto su una collina, che sembra un fenicottero perché sta su una gamba sola con la lancia e riposa l'altra appoggiata al ginocchio e contempla le pianure, per me è la descrizione dell'uomo felice. Avere una persona che mi viene a trovare a Campi Acanzi è un'opportunità per cercare di condividere con altri questa visione che c'è un futuro per un mondo diverso. Il mondo dei Masai è un mondo che può sopravvivere, è un mondo che è fatto di natura, è un mondo che è fatto di animali. Il fatto che ci siano delle persone che possano vivere in una maniera molto intensa, anche se molto breve, questa esperienza diventa l'opportunità perché queste persone possono essere poi dei portavoce che esiste la possibilità di vivere un mondo che non è necessariamente il mondo globale, ma che esistono degli angoli sulla Terra che vanno protetti, in cui il mondo, l'uomo e la natura sono coesi. Tante volte si ha un desiderio per i propri figli che è legato al desiderio che hai avuto tu e quindi magari vorresti che studiassero alla tale università. In fondo credo che questa esperienza in Africa ci abbia insegnato a desiderare per i nostri figli la libertà assoluta e quindi credo che il desiderio che entrambi abbiamo è che i nostri figli si sveglino pensando la mattina: ma che vita meravigliosa che ho e come sto bene. Perché mi auguro che il nostro crescerli qui ampli i loro orizzonti e li faccia crescere con la coscienza che sognare è una cosa fondamentale per poter vivere felice. Se non rincorri quello che desideri e quindi se non hai un sogno, secondo me vivi con le ali tarpate. Cosa poi chissà dove saranno, se saranno qui, se saranno a New York, però quello che senz'altro auguriamo a loro è che facciano quello che hanno sognato di fare. È imbarazzante dirlo, ma io mi sveglio con un senso di felicità e di gratitudine infiniti, per cui per me svegliarmi la mattina vuol dire guardare quello che c'è attorno a me e pensare che fortunato che sono, ho una vita meravigliosa. Se dovessi cambiare qualcosa della mia vita, non cambierei nulla. Se dovessi chiedere di più di quello che ho, non chiederei di più. Per me abbiamo tutto e quindi fa un po' impressione dirlo, però abbiamo una fortuna incredibile, sicuramente una vita meravigliosa. La mia vecchiaia la vedo senz'altro in Africa, ma la vedo anche a viaggiare un po' di più. In questo momento noi siamo molto presenti qua perché comunque giustamente lavoriamo, è la nostra passione, per cui un pochino mi manca il poter viaggiare in Africa di più o in Europa. Io mi vedo non vecchio, mi vedo continuare a vivere la mia vita africana insieme a te, insieme alle persone con cui abbiamo vissuto. Noi qui abbiamo una famiglia allargata ed è una famiglia che è fatta di tante generazioni e quindi sì, mi vedo magari correre un filino di meno e a poter magari guardare indietro e dire: guarda quello che abbiamo fatto, come è stato raccolto dalle persone che ci hanno vissuto accanto, e quindi mi vedo a vedere magari i ragazzini che abbiamo aiutato ad andare a scuola, essere diventati grandi ed essere diventati quelli che magari manderanno avanti parte dei progetti che facciamo qui. Per cui mi vedo a guardare quello che è stato il nostro percorso di vita e dove ci ha portato e chi ha camminato con noi.